Ciao a tutti ragazzi, oggi sono venuto a trovare un carissimo amico, ci conosciamo da 25 anni, 24 anni, non mi ricordo, e suoniamo insieme da 24 anni, e quindi Veramente. sì, veramente, suoniamo insieme da 24 anni, sembra assurdo. Allora, diciamo che quando ci siamo conosciuti eravamo parecchio rock and roll, adesso diciamo che siamo passati... Ci siamo Ci siamo stabilizzati. stabilizzati e quindi abbiamo cominciato, siamo riusciti a comprarci delle cose, tipo dei sintetizzatori. No, scherzo. Sì. Lui è un cultore dei sintetizzatori, ha sempre avuto questa passione e ultimamente si è creato questa situazione, diciamo, ha ipercablato tutto, insomma, e quindi... Sì, mi sono tolto qualche sfizio senza esagerare, non è che ci sono bug, cose, però ho organizzato un sistema, diciamo, efficiente, Beh, sì, interconnesso. ma infatti la cosa, cioè, io sono arrivato qua e così, abituato al rock and roll di cui parlavamo, mi comportavo un po' come se ci fossero, come normalmente capita, dei problemi di cablaggio, invece no, è tutto perfetto. È tutto No, se cablato. vuoi puoi suonare tutto con tutto, quindi Sì, fantastico. sì, Quindi sì, insomma sì, hai sì. fatto un lavoro Ma in ottimo. realtà è stato abbastanza semplice. Trattasi di avere appunto un'interfaccia MIDI che è lì imboscata lì dietro, che è una MIDI Express, e dopo vabbè lì si può anche gestire il routing di tutte le cose, per cui in realtà ti fai esattamente quello che vuoi. Chiaramente da lì non lo vedete, c'è uno Stratus, Krumar, un Krumar Stratus, un DS8 DS8. della Korg, che ho anch'io, grazie a lui che mi ha detto prendilo perché è bello, che quello si trova veramente a prezzi Sì. stracciati, e un Super JX della Roland, che devo dire abbiamo appena finito di suonare sognando. Sì, sì. Poi c'è anche un Pulse della Waldorf, che comunque potrebbe essere interessante per fare un confronto con le generazioni, diciamo, Sì, attuali e sì. moderne. Tutto questo passa per uno Strymon Timeline. Un delay è un riverbero, Sì. quindi l'essenzialità, però averli lì piuttosto che in the box, l'approccio è molto differente. Questo sicuramente. Poi tra l'altro è una cosa che lo Strymon in particolare, devo dire, prima l'abbiamo provato, adesso poi lo vedremo nel dettaglio, cioè, crea chiaramente, per esempio nel caso dello Stratus, che è uno strumento comunque veramente alla vecchia, nel senso Sì. più classico del termine dei synth analogici, nel momento in cui lo accoppi con un delay del genere entri in un mondo infinito. Sì, dai, cioè, lo resusciti se c'è bisogno. Sì, esatto. Che lui fornisce sempre, diciamo, la materia prima. Però cioè, con quello che combina lo Strymon si apre un mondo proprio di spazi, di cose che all'epoca di quando è uscito lui non c'erano, insomma. Quindi lo metti un po' nel mondo di oggi. Esatto. Sì. Allora a questo punto partiamo da lui, visto che ne abbiamo appena finito di parlare, e andiamo nel dettaglio. Ci vediamo fra mezzo secondo con quello lì. Insomma, suona decisamente in modo grasso, denso e profondo. E vabbè, insomma, lascio la parola a Fulvio che è particolarmente affezionato a questo strumento. Sì, allora questo qua è stato il mio primo synth. Questo me l'ho preso mio padre nell'81.
di seconda mano era già considerato obsoleto allora. Sì, beh, infatti si sente che bene o male anche proprio a livello sonoro, ma anche tecnologico, insomma, così appartiene alla generazione precedente. Sì, quell'epoca lì già c'era in giro il Poly 61, insomma, cose coi tasti, con le memorie, questo è. Si cominciava a credere che fosse meglio fare le cose digitali. Esatto, c'era un po' quella tendenza lì, no? Più piccoli, potenziamoci. Sì, era vecchio questo. Era vecchio, infatti era in un negozio, era la Battestina Lecco, in un angolo una roba in svendita, non ricordo, costò 600.000 lire, non ricordo. Beh, che comunque erano soldi nell'80, sì. Per una cifra. È un analogico 2 oscillatori, polifonico 6 voci, senza memorie, con una sezione organo, che è una cosa un po' particolare che poi sentiamo. Sì. È un synth molto basico, in realtà, molto... Sì, è basico, ma come avete sentito, la differenza, per dire anche solamente la chiarezza di intenti, diciamo, dello strumento, no? La differenza che c'è tra le forme d'onda, e poi c'è anche il mix che le mette insieme. Questa, come si può dire, decisione nell'informazione. Sì. La cosa bella dei synth di quest'epoca è proprio il mix fra questa decisione, anche un po', diciamo, chiamiamola tra virgolette ignoranza, no? Nell'emettere il suono, che però è anche mista con una serie di con una serie di possibilità casuali elettriche che capitano all'interno, che dà questa sensazione organica, realistica, che lo fa diventare uno strumento musicale. Perché la differenza tra questo ed altri sintetizzatori di altro genere, con altre tecnologie, è che questi analogici di quest'epoca sembrano degli strumenti musicali. Sì. Con un po' di quelle variabili lì che sono proprio degli strumenti acustici. Esatto. È un po' così, quando li accendi adesso ti rendi conto di questa differenza. Poi, entrando nel dettaglio, avevamo la questione dell'organo, che è importante, perché la sezione organo, che è a hydrobass, a 4. Adesso spengo lo Strymon. Sì. Beh, è bella violenta, e tra l'altro diciamo che se si tiene aperto solo questo è come avere un synth. Sì, esatto. Lui comunque, l'organo viene modulato dalla sezione modulante del synth, per cui se tutte le cose che riguardano le modulazioni intervengono anche sull'organo, che possiamo miscelare con il sintetizzatore. Quindi se vogliamo, che ne so, avere un po' di queste informazioni in alto, e vengono fuori quelle cose un po' da film, anche un po' Vangelis, come dicevi tu. Sì. Che sono... C'era un po' l'organo insieme ai synth, mi vengono in mente un po' di cinematografia anche dell'epoca. Quelle cose lì. E poi dunque, per non dimenticarci niente, vabbè, l'Octave Modulation l'Octave Modulation che mi piace tantissimo, perché a proposito di film, ha una potenza micidiale, sempre una violenza incredibile. Beh, comunque devo dire, questa cosa, glielo stavo dicendo prima, mi ricorda tantissimo adesso una cosa che c'era nel film, a proposito di cinematografia, che era nella colonna sonora degli Warriors, dei Guerrieri della Notte. Era simile. Ma sai che adesso che me l'hai detto mi viene in mente anche a me. Ma guarda che c'è un pezzo che c'è una cosa così. Sì. E poi vabbè, fa molto anche Guerrieri della Notte proprio lui, come fa? Cioè, nel senso, potrebbe essere nel film tranquillamente. Prepotenza sonora. Insomma,
Niente da dire, niente da invidiare diciamo, ai cugini stranieri. No. Assolutamente bellissimo. Sì, ce la fa ancora oggi, Cioè, tu gli attacchi un delay, lo porti un po' nel mondo moderno. Certo, insomma, suonava come bisognava suonare a quell'epoca. Sì, esatto, c'era questo discorso che appunto avevi a che fare con degli strumenti che avevano, c'era peso, c'era pancia in tutto quello che... Sì, diciamo che a differenza di quello che accade oggi, cioè, ogni strumento aveva il suo spazio e quello spazio lì comunque andava riempito. Esatto. No, cioè non è che adesso tu Esatto. metti 30 tracce di una roba per farne Guarda, questo è un una. discorso che faccio tutte le volte che provo uno di questi. Quando ho provato il Polysix ho detto la stessa Uguale, cosa. cioè, Certo. quello si pigliava il suo spazio, non c'era problema. E infatti c'erano i pezzi fatti con 4 tracce che suonavano Certo. benissimo, perché le armoniche di tutti perché questo, essendo uno strumento che ha quella sensazione musicale anche a livello armonico, una nota sola già contiene l'informazione dettagliata di tutto lo spettro sonoro, quindi facevi la tua parte e la tua parte aveva un peso, 2, no. Cioè, Sì, nel senso, 2. Cioè, nel senso che mai più di 2 assieme. Anche perché c'hai 2 mani. No, vabbè, ne avevano tante, ma per fare dei suoni differenti, no? Sì, Perché sì. appunto, per esempio, questo qua non ha le memorie. Allora te lo davano con i canvas di cartone per segnarti le posizioni dei potenziometri. Ma è chiaro che dal vivo era una cosa improponibile. Quindi Poi con questo usava. facevi una cosa, al limite ci giocavi un po'. Mi Sì. dicevi che il Trilogy invece aveva 8 memorie. Aveva 8 memorie, però peraltro non erano 8 memorie che tu potevi salvarti una tua patch. Erano 8 memorie preset. Basta. Non Se pot- ti piace bene, se no... Se no, Se no, arrivederci. adesso che mi viene in mente, non erano delle vere memorie, erano 8 preset, Certo. però non erano variabili, ecco. Certo. Cioè, tu poi dal preset potevi partire e Chiaro. farci un'altra roba, Certo. però tutte le volte che richiamavi il preset ti tornava quella roba lì, no? Di prima. Certo. Sì, Beh, vabbè. insomma, comunque, insomma, è uno strumento che ha un valore incredibile proprio perché partecipa in modo preciso a quel tipo di sound. È lui. È lui. Nel senso che Sì. intendevo dire che ha una voce ben precisa e quindi è Sì. veramente bello. E niente, quindi insomma, passiamo dallo Stratus adesso al Super JX, che è un'altra bomba atomica, e lasciamo l'Italia per andare in Giappone. Adesso ci vedete ridere, ma Sì. poi se foste qui, perché qui abbiamo le casse che stanno sparando, cioè non è possibile La marina militare. La marina militare, infatti sembra anche un po' una portaia. È un po' sì, un po' ce l'ha. Vabbè, lascio la parola a Fulvio. Niente, questo è un Super GX, ammiraglia della Roland nella seconda metà degli anni 80, polifonico 12 voci, una bomba. Sì, una bomba atomica. Una bomba fatta, costruita, cioè suona da spavento, tutto, anche oggi lo accendi, è spaventoso. È una macchina potentissima, però secondo i dettami dell'epoca, cioè zero, cioè terra arsa, non un controllo, niente. Sì, perché Tutto poi bene. come dicevi c'era quello che poi adesso è stato, tra virgolette, riprodotto, avete visto cambiare un parametro, il cutoff, che come al solito si fa sempre quello normalmente per sentire come apre il filtro, ma in realtà esisteva un hardware. Sì, c'era un hardware del PG800 che poi è riprodotto lì perché il PG800 era quello. Si chiama IPG800 questo qui. Esatto. E che serviva ad avere accesso ai controlli in tempo reale, quindi lo attaccavi dietro, c'era un attacco apposta. Infatti mi dicevi di quel tizio che ha... Il tizio che ha resuscitato sta macchina portentosa è stato questo lussemburghese Verhoeven, che è un ingegnere informatico in realtà, con la passione dei synth e del retrofit, come si chiama, che ha preso in mano questa macchina qua e ha riscritto il sistema operativo, cioè ha preso la EEPROM,
perché qui controlli continui, eccetera, tu da fuori MIDI non potevi controllare niente. Però la macchina potenzialmente poteva, li avrebbe riceveva potuto. perché se li riceveva dal Esatto, controller. per cui lui ha riscritto il sistema operativo, che tra l'altro lui dice che era stato scritto proprio male, che era una ciofeca. Ah, ok. L'ha riscritto da zero, quindi ci ha messo più di un anno, e poi ha messo in commercio la EEPROM di questo sistema operativo. Improvvisamente la macchina è tornata di moda, a certo, comunicare certo. con l'esterno, e ha anche riconquistato un mercato, eccetera, perché adesso 3 euro d'applicazione, si può usare, tra attacchi MIDI fai tutto. Esatto. Fai tutto. È incredibile perché è veramente a cavallo a livello sonoro, tra quella generazione che abbiamo provato prima di Stratus, che è comunque la ciccia, quella diciamo analog più root, più muffa, più ignorante, diciamo, sì, nel senso buono del termine, e questa sembra quasi, adesso dico una bestemmia, ma sembra quasi digitale, cioè nel senso non ha una componente. Ci sono anche dei suoni scorrendo, a parte queste cose, questi pad meravigliosi che hanno una profondità incredibile. Ricordiamo che questo erano già 2 sintetizzatori sovrapposti uno sopra l'altro, splittabili che si potevano mettere in layer. Questa è una cosa già con uno spirito moderno. Sì, poi vabbè, lì c'è stato spiegamento di mezzi, cioè nel senso sono 2 JX8P, vuol dire 2 synth, una bomba, era l'ammiraglia, insomma, potentissimo. Sì, tra l'altro all'epoca probabilmente doveva avere un prezzo anche notevole. Non so Questo flauto questo sembra un D50. Questo sembra un D50, non so come dirlo. Sì, c'era e poi ha l'aftertouch anche. Sì, questo è un po' scassato, è uno dei punti deboli. È uno dei punti deboli. Molto espressivo comunque, in generale. La tastiera è bellissima. Anche questo però c'è uno sviluppo. Sì, possiamo stare qui una giornata e lui piano piano apre. È molto definita la voce che ha, cioè l'idea. C'è una parte moderna, nonostante sia un full analog fondamentalmente, DCO chiaramente, però è un full analog. Quindi però non lo so, forse è proprio stato il sound design che tendeva a qualcosa di più moderno, no? Sì, perché di lì a poco è uscito il D50. Perché c'erano queste cose classiche dell'epoca e poi appunto sposate con altre cose che avevano un altro suono. Non lo so, io riconosco un'attitudine un po' più moderna e soprattutto anche nelle come dire, le Q della cosa è differente, è meno sulla media, è un po' più ampio, un po' più... tantissimo, cioè alti, bassi, esatto. Spaventosi. Sì, è vero, ha un suono diciamo sicuramente più moderno di quelli, per esempio. Questo è allora, per chiarire la questione che si diceva prima dell'attitudine moderna, questo è un synth analogico e con degli oscillatori analogici stiamo facendo sta cosa qui. Un piano FM. Sembra un piano FM a tutti gli effetti, tra l'altro pure bello. È bello perché è un po' più caldo di un piano FM. Però
ha quel campanello Sì. dell'FM, È questo che non capisco. queste le fanno con la cross modulation. Perché ci siamo anche interrogati, siamo andati a vedere un po' com'era la struttura dei suoni e fondamentalmente si tratta veramente di piccolissimi Sì, sì. micromovimenti dei settaggi. Sentite anche l'intonazione precisa, ma si muove bene. Meraviglioso, cioè nel senso è incredibile sì, sta sì. cosa. E qui secondo me il lavoro è il sound design, nel senso che qui si sono messi di impegno a fare... Hanno fatto un lavorone, sì. Sì. Fatto cose, insomma, sono uscite anche le potenzialità della macchina. E tu mi dicevi che lo usi tantissimo. questo. Sì, perché riempie il mix in un maniera, cioè tu fai una parte con questo, dopo basta. Sì, Mi effettivamente. accorgo anche che più di recente non faccio nemmeno gli accordi, ti dico. Perché è troppa roba. Sì, anche per collocarlo, per farlo sentire, capito? Però quando lo metti dentro, lui si prende il suo spazio, riempie bene, bene con un bel suono, ecco. Potete comprarlo anche così com'è e qui c'è una matrice stampata che diventerà che vi farà diventare La vostra ciechi condanna. la vostra condanna, però tutto funziona, voglio Sì, dire. ma in realtà guarda, la EPROM costa una fesseria, perché costa 90 euro. E Tu- poi il programmino basta avere un iPad. Esatto, Buonasera. buonasera. Conta che insieme alla EPROM, perché lui avrebbe soltanto 8x8, 64 patch, invece con la EPROM alla fine ne hai 512. Quindi Ok. fai 512 memorie, poi se vuoi ci sono le cartridge, va bene. Ok. Aveva un sequencer a bordo molto elementare, che adesso non avrebbe neanche più senso, poi non si poteva sincare. Quindi. Invece il Beethoven l'ha riprogrammato e questo è diventato un arpeggiatore. Mm. Quindi dentro la macchina con quella EPROM lì ha anche l'arpeggiatore. L'arpeggiatore è sincabile. E quindi è Sì, diventata una macchina è diventata moderna. una macchina moderna. Mi spieghi il Chase Play di cui mi stai Chase parlando? Play è una roba pazzesca perché è una sorta di, possiamo chiamarlo delay MIDI. È vero, si sente il campanello che fa Che arriva dopo, no? che però mi dicevi è MIDI, cioè è una riproduzione Sì, MIDI cioè, in sostanza è un delay MIDI. è un delay MIDI, che lui Cioè, tu suoni una parte Sì, e lui con un ritardo. la ripete con un ritardo che tu gli Il dici. ritardo tu lo puoi impostare. Lo puoi impostare, e puoi sì. anche impostare la modalità. Così è molto in ritardo, così un po' meno. Certo. Capito? Vengono fuori delle cose. Capito? Questa è una Comunque, cosa unica. Questa è una cosa unica. È una Infatti cosa unica. non sapevo, se non me lo dicevi tu non la conoscevo. È una cosa assurda, però ha un suo perché. Ha un suo Ci perché, fai. assolutamente. Loro lo usano per farci dei falsi echi. Avete capito di cosa si tratta? Tornando, diciamo, a quella che è, diciamo, l'attitudine per cui è più conosciuto, Sì. che è questa, quella di alcuni dischi di quegli anni che hanno questi synth enormi, giganteschi che invadono Sì. tutto. E adesso l'ultimo che ci rimane per entrare invece nell'era moderna e vedere dopo questo salto nel passato che effetto ci fa è il Pulse 2 della Waldorf. Adesso ci accrocchiamo. Ci giriamo. Si parlava appunto della differenza sonora, diciamo che più che altro proprio è strano, non si sa neanche come definirla la cosa, però avete sentito suonare questo, non è il fatto che adesso lui stava facendo una cosa con l'arpeggiatore, perché quello lì è monofonico, praticamente è parafonico in realtà. Parafonico. È parafonico a tre voci, giusto? Sì.
Però quindi diciamo che così la sua interezza, diciamo la sua cattiveria totale la sentiamo sul mono, nel senso che lì Sì. viene fuori di più e quindi un arpeggiatore era l'ideale. Ma come avete sentito comunque la pasta, proprio la pancia, il timbro, la voce che ha è diversa da quelli che abbiamo sentito finora. Abbiamo fatto praticamente una specie di viaggio, Excursus sì, temporale. esatto, fra quello Sì. che è il vero, così, tra virgolette, inizio di tutto. Non è esattamente l'inizio di tutto che dovremmo andare molto indietro Sì, nel tempo, sì. ma comunque stiamo parlando di una generazione vecchia, poi la generazione quella diciamo di mezzo, ancora analog però perché abbiamo fatto solamente analogici, Analogici. non, niente FM, niente... E poi quella nuova in realtà, che Sì. è nuova per modo di dire, ma comunque è analogico anche quello, Sì. però sentite che la differenza sonora è tanta. Sì, in realtà sì, nel senso che lui chiaramente fa, anche questo è un problema di collocazione di sound design, cioè questo lo vendono adesso, Sì, per cui gli fanno esatto, fare un po' le cose di adesso. esatto, sì, sì, in questo senso, In giusto. verità è molto versatile, è una macchina potente, perché sono 3 oscillatori indipendenti con la PWM. C'è da dire quello che la cosa dei tre oscillatori anche a me aveva, io l'ho avuto il Pulse 2 e ho fatto la stupidaggine di venderlo, ma effettivamente è uno strumento che tre oscillatori sono tanti, cioè, Sì, per un mono sì. per un mono sì, il Mini Normalmente Muga c'ha tre sì, oscillatori, voglio dire, esatto. che è considerato, voglio dire, quando dici che il Mini Muga c'ha la botta dei tre oscillatori, questo qui c'ha tre oscillatori, però comunque hanno fatto un lavoro di design, chiaramente, come diceva Fulvio, Sì, mirato. mirato ai tempi, però poi ci si fanno anche un sacco di altre cose. Ad esempio, col parafonico ci fai anche dei simil organ. Cioè, alla fine, se vai alla radice, Sì, certo, sotto c'è un analogico Sì, esatto, 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 certo. Sì, no, no, ma è chiaro, così. suona grosso. Comunque vedi che si va sempre in mondi moderni, non c'è niente da fare, perché Un po' sì. purtroppo quelle macchine, cioè le macchine vecchie comunque un po' richiamano, caratterizzano talmente tanto che ti portano anche a suonare un certo tipo di cose, è Sì, pazzesco. poi vabbè, nello specifico magari la differenza enorme tra lo Stratus anche e il Super JX è che per esempio lo Stratus è tutto fatto con componenti discreti, ci sono gli integrati, ma sono grossi così. Certo. Lì dentro già c'è già un po' di miniaturizzazione, le cose sono più versatili, cioè puoi fare molte più cose, il suono ne viene Sì, condizionato, sì, è indubbiamente. chiaro, Qui certo. siamo all'estremo, qua è tutto in SMD con dei componenti grossi così, quindi viene fuori una parte analogica perché è un analogico di fatto, elettrico, e però tutto il resto, anche lo stesso filtro, gli integrati del filtro suonano come una roba di adesso. Sì, esatto. Beh, che Questo, non è una cosa brutta, cioè non è una cosa, nel senso, dipende da che musica vogliamo fare certo, e comunque quanto vogliamo stare, diciamo, tra virgolette, al passo coi tempi. Io tutte le volte quando faccio i discorsi sui vecchi synth, quelli che hanno i vecchi synth in studio anche oggi fanno produzioni molto dense dal punto di vista delle informazioni, delle tracce, per farla breve. Poi ti sei costretto a tagliuzzare tutto quanto perché non sì, puoi sì, tenere tutta quella roba lì che suona potente così, capito? Quindi forse questo in particolare è bello ciccio, però questo altre macchine che ci sono in giro che ho provato sono già pronte per per essere, sono fare già 5 o preprodotte. 6 tracce invece che farne una o Sì, sì, due, sì, ecco, sì, sì. diciamo, insomma, No, io questo lo uso tantissimo come bass machine, cioè lo uso per i bassi tantissimi, tantissimo, ma non solo, cioè lo uso tanto anche nei suoni polifonici, roba di... bellissimo. fa anche
anche dei suoni molto organici, no? Perché, sì, certo. ecco, è un po' un cinema usarlo, perché con la matrice, insomma, ti ci devi un po' abituare, però ci fai veramente di tutto. E poi, vabbè, in più c'è questo fatto che sia parafonico, per cui se vuoi fai anche gli accordi. Sì. Che il monofonico, la rottura beh, è proprio quello, il certo. fatto che venga limitato a un uso specifico Sì. dipende dal fatto che ci puoi fare una nota per volta, per cui o ci fai un solo, o ci fai un basso. O ci fai un basso, No, sì, o no, se no fai una voce alla volta, sì. Invece questo qua ha un generatore di rumore, ha un overdrive con 2 modalità, anche quello analogico, vabbè, ha dentro l'arpeggiatore, modulazioni infinite, c'è dentro l'FO, sono 2 assegnabili a qualsiasi cosa, A qualsiasi cosa. per cui ci fai dei suoni molto articolati, se vuoi. Beh, comunque devo dire che ha una bellissima voce, se vogliamo, perché erano 3 veramente voci completamente, radicalmente diverse Sì. una dall'altra. La cosa interessante era proprio quella, che poi No, sembrava di sono- essere sì. in tre pianeti diversi. Sì, sono dei caratteri specifici, ognuno un po', ha proprio Sì, una certo. sua identità. Esatto. E Beh, anche ma del resto vedo che c'è il Volca Keys, avevo fatto un video sul Volca Sì. Keys, volendo con quello lei ci fai quello tutto. che vuoi anche Sì. con quello, e ha un suono suo anche quello. Sì, il Volca poi vabbè, è intelligente anche per altre cose. Lo step sequencer è pazzesco. Io Sì, uso solo il fatto che memorizzi i parametri, un affarino così. Sì. No, questo qua è una cosa. Questo quanto viene? Vabbè, adesso chiaramente usato. Credo si che trova- costi ancora intorno a un poco meno di 500 euro nuovo. Mm, Qui costa. mm. È nella stessa fascia degli S02. Ah, ok. eh, Perché io l'avevo trovato usato, l'avevo pagato poco, 250, 300 euro. 250 usato. 250 Stato usato. usato Secondo te uno Stratus si trova in giro? Stratus ce ne sono sui 400 euro. Quello sui 5, ormai 600. Quello Perché tu l'avevi trovato a un buon l'ho prezzo. trovato poco. Era un po' conciato, ho dovuto Sì. farci un po' di lavoro, ho dovuto cambiare tutti gli switch, che sono la cosa che... Poi vabbè c'è la questione dell'aftertouch, che Vabbè, ma comunque si riesce, si schiaccia un po' forte. si schiaccia, si può restaurare, ma è una cosa rischiosa e un lavoro atroce. Beh, l'aftertouch duro a me fa sempre un effetto l'aftertouch difficile. Sì. A me fa sempre un effetto perché siccome devi premere tanto per avere, normalmente si usa per avere Le il modulazioni. sì, le modulazioni tipo vibrato. Quando devi schiacciare tanto, questo aiuta in senso diciamo espressivo, perché, Sì, perché quando devi dargli, no, per ma lì il casino è che se tu lo metti a posto, no, adesso così bisogna schiacciare francamente troppo. un po' troppo, sì, Rischi di sì. spaccare tutto, nel Sì. senso che Va giù il ti tasto, si scassa sì, tutto. sì. Ma è che lo puoi riparare ed è una cosa artigianale da fare, devi stendere un velo di grafite, una menata. Sì. Se tu I monaci proprio. se ti va esatto, se ti va male, poi risponde troppo e quindi sei fregato. Cioè che non puoi suonare perché il parte contrario. l'aftertouch. Quindi l'ho lasciato così. Hai fatto bene. Beh, comunque a questo punto, per chiudere, ragazzi, io spero che vi siate divertiti, sia stato un buon modo per stare insieme un po' di synth. Poi lui ha un canale YouTube che si chiama Arnoldis, dove con la famiglia cantano dei brani, suonano, suo figlio suona la batteria, cantano tutti, lui suona il resto, perché anche lui suona un po' di tutto, e quindi è bello, è molto divertente, vi consiglio di andarlo a vedere. Se poi volete iscrivervi a entrambi i canali, ben venga, nel senso che ci date una mano a continuare con le nostre cose, e se vi è piaciuto decidete voi. Allora, se volete comprare un synth moderno, se volete comprare un synth diciamo antico, e se volete comprare un synth degli anni 80, Sì. bene o male a livello di prezzo in questo caso Ci siamo. ci aggiriamo Sì, intorno, non non sono costosi, costosissimi. e come avete sentito insomma si può fare del buono. È più costoso l'effetto che abbiamo usato, Esatto, lo ecco. Strymon costa come un synth. Come un synth. Vi ringrazio, vi saluto, ciao da tutti Ciao e due. a tutti. Ciao.